Ciao ragazzi, oggi parliamo di Darren Charles, detto l'Ercole di Trinidad, un atleta dalla carriera agonistica lunghissima, oltre 30 anni di attività, con circa 90 competizioni al suo attivo. Un uomo che ha fatto della perseveranza la sua arma migliore. Dotato di un fisico non enorme ma scolpito e cesellato, con ottime braccia, addominali e condizione, Darren è un maestro della presentazione e le sue routine di pose sono sempre fra le migliori in gara. Un pacchetto che gli ha permesso di gareggiare con successo sia contro i mass monster dell'Open Class nei primi anni 2000 che più di recente nella categoria Classic Physique. Grande professionista, lavoratore e individuo realista, Charles ha adottato una politica dei piccoli passi per crescere nello sport, evitando di percorrere la via dei mass monster e i rischi che questa comporta nel tentativo di stupire i fans e i giudici di gara. Un approccio che nel tempo lo ha premiato, regalandogli una carriera lunga, piena di successi e salvaguardando la salute. Volendo sintetizzare la carriera di Darren, potremmo dire che simboleggia la forza della perseveranza. Mai mollare. Enjoy! Darren Charles nasce il 22 luglio 1968 ad Aruca, sull'isola caraibica di Trinidad. Sin da bambino ama l'attività fisica. Come ballerino pratica la breakdance e vince numerosi titoli. Inizia a praticare il bodybuilding a 16 anni, per curiosità. All'inizio pesa sui 52 kg per 1,75 m di statura, ma il suo fisico risponde bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi e un paio di anni dopo, nel 1986, incoraggiato dagli amici, partecipa alla sua prima competizione, il Mr. Trinidad Teenager, dove, presentatosi sul palco a 70 kg, vince, iniziando una carriera sportiva che durerà oltre 30 anni. A seguire si afferma in diverse competizioni natural locali. Ricordiamo la vittoria al Trinidad Invitational del 1989. A 21 anni è il re del bodybuilding a Trinidad e sente di avere le carte in regola per fare dello sport il suo lavoro. Decide quindi di passare alla IFBB con l'obiettivo di diventare un bodybuilder professionista. Dopo un paio di secondi posti ottenuti nel 1990 e 1991 al campionato mondiale amatori IFBB, finalmente Darren riesce a fare il grande salto e passare tra i professionisti. Esordisce fra i pro IFBB nel 1992 al Chicago Pro Championship, dove finirà 12esimo, in una line-up che vedeva in gara diversi esordienti illustri. Ricordiamo Ronnie Coleman e Kevin Levroni. Ma il 1992 è solo un primo approccio per cominciare a farsi conoscere nell'ambiente. Darren sa di dover crescere parecchio per poter essere competitivo a livello professionale. Si prende alcuni anni per migliorare il suo fisico. Si trasferisce con la famiglia in Florida, dove avvia la sua attività di personal training e torna alle competizioni nel 1995, anno in cui, con un peso sui 97 kg, partecipa a ben 9 gare, ottenendo 2 prestigiosi terzi posti rispettivamente al Florida Pro Invitational e al South Beach Pro Invitational. Comunque i primi 10 anni di carriera come pro, dal 1992 al 2002, sono avari di soddisfazioni per Darren, che pur partecipando a numerosi concorsi e presentandosi sempre con una condizione formidabile, manca della massa muscolare necessaria per essere competitivo e non riesce a vincere nemmeno una gara. Ma non si arrende, continua a lavorare seguendo la sua filosofia dei piccoli passi, aumenta di una decina di chili di muscoli e, a partire dal 2002, rilancia la sua carriera. Seppure senza mai riuscire a salire sul podio del Mr. Olympia e dell'Arnold Classic, otterrà ben 9 vittorie in numerosi Grand Prix. Gareggerà nella Open Class fino al 2013, quando ottenne un nono posto all'Arnold Classic. In seguito, dopo alcuni anni di pausa, Darren coglie l'occasione della nascita della categoria Classic Physique per tornare alle gare. Si ripropone sul palco nel 2016, a 48 anni, partecipando a 12 concorsi e vincendone ben 6. Ad oggi la sua ultima gara è stato il Masters Olympia del 2023, dove a 55 anni si è classificato 15esimo nella categoria Classic Physique. E nel frattempo coltiva la sua attività di personal training e la sua vita in famiglia, con la moglie e il figlio Renel, che abbiamo visto più volte allenarsi con lui in diversi video. In palestra Darren si allenava seguendo una split routine che lo vedeva impegnato 5 giorni a settimana, con la seguente sequenza: lunedì quadricipiti e polpacci, martedì petto e femorali, mercoledì schiena e polpacci, giovedì spalle e femorali,
venerdì braccia e polpacci, nel weekend riposava. Si allenava una volta al giorno e in generale lavorava ai gruppi muscolari con 3-4 esercizi, di cui faceva 3-4 serie da 6-12 ripetizioni ciascuno, eseguiti in modo piramidale. Ad ogni serie aumentava il carico riducendo le ripetizioni, cercando di utilizzare carichi consistenti, ma stando sempre attento ad eseguire i movimenti con forma di esecuzione corretta, concentrandosi sul muscolo allenato piuttosto che sul carico sollevato. In accordo al principio del sovraccarico progressivo, cercava di aumentare i pesi utilizzati di seduta in seduta, al fine di promuovere la crescita muscolare. Una tipica routine per le gambe eseguita da Darren nel 2005 in preparazione al Mister Olympia, dove si piazzò nono, era la seguente. Iniziava riscaldandosi con qualche serie leggera alla leg extension, poi entrava nel vivo del workout lavorando alla leg press con un approccio piramidale. In seguito proseguiva eseguendo lo squat, nel quale usava spesso ripetizioni parziali, cercando di tenere in tensione continua i quadricipiti. Passava poi alla leg press orizzontale, eseguita con una gamba alla volta. E per concludere finiva il lavoro dei quadricipiti con alcune serie di leg extension. Nell'allenamento del petto cambiava tabella ad ogni sessione, iniziando sempre con 2 esercizi per la parte alta, per enfatizzare i fasci clavicolari e il deltoide. Una tipica routine era la seguente. Iniziava con distensioni su panca inclinata con manubri, eseguite in modo piramidale. Proseguiva con distensioni da seduto alla macchina Hammer Strength per i pettorali alti. Passava poi alle distensioni su panca piana alla macchina. E concludeva il workout con alcune serie di isolamento eseguite al pec tag. Niente di esotico, solo duro lavoro e tanta costanza. Sul piano alimentare, da artista e scultore del corpo, Darren è sempre stato molto attento a non ingrassare mai troppo lontano dalle gare, facendo poco riferimento al peso sulla bilancia e affidandosi allo specchio per valutare il suo stato di forma. Dotato di un metabolismo veloce, consumava 5-6 pasti al giorno, utilizzando la classica dieta da bodybuilder, basata su alte proteine, carboidrati moderati e pochi grassi, quindi carni preferibilmente magre, pesce, albumi d'uovo, shake proteici, verdure e riso, con poche concessioni per dessert, alcolici e sgarri dalla dieta. Come da lui stesso affermato, un approccio che a molti può sembrare sacrificante e noioso, ma che a lui viene naturale. Sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Ho sempre mantenuto il peso sotto controllo, ma non posso dire che ciò sia dovuto al fatto che controllo la mia dieta, perché questo è il modo in cui mangio naturalmente. Non mi piace mangiare molta pasta o i sughi elaborati. Non mi piace particolarmente la pizza e neppure i gelati. Per molti versi a tavola sono piuttosto noioso e questo mi aiuta a mantenermi in forma. Anche se vado al ristorante mangio allo stesso modo, pollo e verdure, pesce e verdure, un po' di riso, un po' di carne, è tutto. Non sono goloso di dessert, non sono un bevitore. Non voglio dire che non prendo mai il dessert o una birra o un po' di vino, ma se lo faccio è solo una volta ogni 3 mesi. Tutto qui. Riassumendo, Darren Charles è stato un grande interprete dello sviluppo classico, che, seppur gareggiando in un'epoca di mass monster, ha ottenuto un notevole successo agonistico, con una carriera lunga e brillante. Uomo di famiglia responsabile, atleta strategico e realista, consapevole di avere punti di forza e lati deboli, ha messo a frutto le sue armi migliori senza tentare di sorpassare ad ogni costo i suoi limiti nel tentativo di raggiungere un successo effimero, ma sviluppando la sua carriera in modo solido e duraturo, fedele alla sua idea che il bodybuilding può e deve essere innanzitutto un'attività salutare. Ognuno è responsabile delle sue scelte. Si può diventare dei mass monster e morire a 36 anni come il povero Ilya Golem, riposa in pace.
Oppure si può rimanere in grande forma senza esagerare e gareggiare fino a oltre i 50 anni come Darren Charles. E anche rimanere in salute e in forma fino alla soglia degli 80 anni come Robbie Robinson. Gli esempi ci sono, basta saperli cogliere. E come sempre ai posteri larga sentenza. Ciao, alla prossima!